Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, il modello in scala 1:8, l'edizione Centauria, l'uscita è la numero 25. Ricordo che per il completamento di questa collezione sono necessarie 110 uscite, quelle previste. La macchina splendida, che tra i tanti titoli ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. All'interno troviamo un pezzo in metallo che è il telaietto delle sospensioni posteriori. Andremo ad attaccare le due staffe con le viti CM presenti in questo fascicolo e basta, e abbiamo terminato il montaggio. E comunque sappiamo che le uscite sono 110 come ho appena detto, quindi è inutile ogni volta lamentarsi se riceviamo due pezzi piuttosto che. Allora quando arriverà tutta la scocca completa al prezzo che paghiamo del fascicolo dovremo anche dire beh, è un po' poco, così come secondo me è anche poco, per capirci, quello che è stato pagato per questo splendido musetto. Questo voglio dire. Sappiamo cosa spendiamo. Quindi ecco, vi consiglio di godervelo questo montaggio come tutti gli altri, perché cresce grazie alle vostre mani. Ecco, siete voi, questa è la soddisfazione di montarsi i modelli e soprattutto, almeno parlo per me, io diversamente non potrei affrontare delle spese del genere, anche se questo modello mi è stato commissionato da un mio iscritto, Giovanni, che saluto. Ciao Giovanni, e un saluto anche alla tua compagna di vita, Nicole. Allora, io mi sono preso due VTCM e mi sono andato a creare i filetti qui con l'ausilio di un lubrificante. Vi volevo far vedere i filetti quanto sono belli. Guardate. Come vi dico sempre, se vi siete creati i filetti, una volta inserita la vite, guardate, vi faccio sentire, vi basterà girare il cacciavite al contrario, quando sentirete il click potrete tranquillamente avvitare senza alcun rischio di causare qualche danno. Sentite? Ok? E avvitate. Bene, prendiamo le due staffe. Vi ricordo anche che questa è una cosa che vale per tutte le collezioni. Quando c'è soltanto un'indicazione numerica, come in questo caso, e con la lettera per tutte e due o più pezzi, vuol dire che potrete usare sia uno che l'altro, sia a destra che a sinistra, perché non esiste un senso obbligato, ok? O un verso obbligato. Quindi andiamo a posizionare questa così. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. E alle persone non iscritte che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico loro questo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Guardate, noterete che questo è storto, quindi attenzione
addrizzateli sempre, ok? Stringete forte. Ecco qui, e abbiamo finito il montaggio. Adesso prendo quello che ho montato fino al numero 25 e poi, come ho detto prima, ci diamo i saluti. Ecco qui. Guardate che spettacolo. Questo pezzo poi, il telaietto posteriore che ho appena montato, sul quale ho appena montato le due staffe, andrà poi così. Ecco, questo sarà poi il montaggio. Qui sicuramente avremo una leva che va da qua a qua, eccola, e anche questa, qua ne abbiamo un'altra, però questo non so se probabilmente partirà da qui, così, ma non ne sono sicuro. Adesso ve lo giro al contrario, così vi faccio vedere la magnificenza del motore. Guardate che spettacolo. Ovviamente mancano ancora tanti particolari che ci verranno dati in corso d'opera. Il radiatore, la ventola di raffreddamento, la batteria, tante cose. Questo è il musetto che vi ho fatto vedere prima. Ci saranno 10 LED, frecce comprese, che lo renderanno attivo, bellissimo. E infine anche quest'altra opera d'arte, la riproduzione del pannello in vetroresina con tutte le finte guarnizioni che vanno poi a battere nei vari particolari all'interno del motore. Qui abbiamo il paracalore, perché qua sotto abbiamo la turbina. Che dirvi, è un modello meraviglioso. Bene, io vi ringrazio, vi abbraccio e vi saluto. Vi ringrazio altresì del vostro tempo e saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Grazie a tutti di seguirmi, grazie veramente di cuore, lo ripeto perché è quello che sento. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, se avete piacere, oltre che iscrivervi come vi ho già detto prima, vedo che molti di voi già lo fanno, però lo ricordo a chi magari non lo sa, potete condividere i miei video nei gruppi dedicati e questo sicuramente mi aiuterà almeno un po' a crescere, diciamo, non dico velocemente, ma una mano d'aiuto me la dà di sicuro a farmi conoscere. Grazie a tutti, veramente, sempre di seguirmi. Ciao!